Sei lì che ti godi la tua mezz'oretta di pausa pranzo quando il telefono interrompe la tua pasta al pesto fresco del reparto frigo. È stranamente un numero sconosciuto. Pronto? Senti in sottofondo un rumore di ufficio affollato e poi la voce di un'operatrice telefonica con un accento marcato che fa più o meno così. Pronto, buongiorno, parlo col signor Sandro Stego? È molto probabile che questa situazione ti sia familiare. Migliaia di persone soffrono la piaga delle telefonate moleste. Spesso è chiaro come ti vogliano truffare, ma quando parlano di bollette, il dubbio potrebbe venirti. È vero che lavorano per la mia fornitura di energia? È vero che vorrebbero farmi abbassare le bollette? Posso riattaccare insultandola o rischio che mi stacchino la luce? Oltre alle indicazioni reperibili su internet, ho chiesto anche a voi se avevate informazioni a riguardo e mi avete risposto in tantissimi, dandomi un sacco di retroscena che ora riassumerò insieme a qualche consiglio che ho trovato utile. Chi sono quelli che mi chiamano? Chi vi chiama senza consenso è spesso un dipendente di un'azienda di telemarketing illegale. Si tratta di una persona disperata e a volte raggirata che viene incaricata di chiamare liste di numeri telefonici per chiudere contratti di qualche tipo, in questo caso bollette. Per ogni contratto chiuso riceverà una provvigione che andrà a sommarsi a uno stipendio da fame e perché no in nero. Come ottengono i miei dati? Pronto, buongiorno, parlo col signor Sandro Stego che abita in via Mario Draghi e ha un contratto di luce e gas con energia sferica? Mostrarvi che conoscono i vostri dati è un modo subdolo per farvi pensare che siate in qualche modo dei loro clienti e che quindi potete fidarvi. Altrimenti come fanno a sapere chi siete? Beh, è semplice. Comprano i vostri dati. Quello che molti non sanno è che i vostri dati possono essere legalmente comprati da aziende chiamate data broker. I data broker commerciano dati, li comprano e li rivendono, compresi i vostri se date il consenso a farlo. Come? Ad esempio quando vi iscrivete da qualche parte, tipo in un sito per fare le immagini con l'intelligenza artificiale, o date la vostra email per ricevere un mega sconto di 5 euro e accettate senza accorgervene un'opzione facoltativa che consente di usare i vostri dati a fini di marketing. Alcuni sono proprio siti truffa fatti apposta per raccogliere dati. Inoltre ci sono pure i ladri informatici che recuperano i vostri dati se li trovano in posti accessibili. E boom! Ecco che il vostro nome e i vostri recapiti possono essere venduti ai data broker. Una volta che i data broker possiedono le vostre informazioni, le possono vendere legalmente a chiunque glielo chieda, compresi i call center aggressivi. Come funziona la truffa? A telefono ti diranno cose vaghe, che c'è un problema col tuo fornitore di energia, o che ci sarà un aumento in bolletta, o che... Vede signor Sandro, nel mercato libero il fornitore sta facendo degli aggiornamenti funzionali al sistema di regime tutelato in concordanza col Trattato Europeo per l'energia del Kaioken. Dopo aver ringraziato l'operatrice telefonica per la premura di essersi disturbata ad avvisarti del pericolo, ti verrà chiesto l'unico dato che ancora non possiede e che le è fondamentale, il numero POD o PDR della tua bolletta. Quel numero le serve per farti cambiare contratto e guadagnare la sua provvigione. Va bene che prenda la sua provvigione, basta che mi faccia risparmiare in bolletta. Su questo è utile fare una riflessione. Quante possibilità ci sono che una dipendente così disperata da lavorare in un'azienda di call center che chiama centinaia di persone al giorno senza consenso, dando un'identità non verificabile e tramite un numero non tracciabile che non puoi richiamare, abbia il minimo interesse o capacità che il tuo contratto sia davvero conveniente? Senza contare che ogni contratto chiuso con loro finanzia tutto quel mondo marcio di telemarketing aggressivo che, parere personale, dovrebbe bruciare all'inferno. È possibile farli smettere di vivere, lavorativamente parlando, Ci si può iscrivere al registro delle opposizioni per esprimere la volontà di togliere il proprio numero dall'uso di marketing. Purtroppo funziona solo per le aziende di telemarketing che vi chiamano legalmente, quindi quasi nessuna. Inoltre è difficile denunciarli perché spesso sono fuori dall'Unione Europea e hanno software che cambiano numero in automatico. Non è possibile richiamarli o risalire a dove siano. Un'altra soluzione potrebbe essere abilitare nel proprio telefono il blocco verso i numeri sconosciuti, ricordandosi di toglierlo quando si potrebbe ricevere chiamate esterne, come un fattorino per un pacco. In attesa di una regolamentazione efficace è fondamentale smettere di alimentare questo business, tenendo a mente queste linee guida. Chi vi chiama
Non è mai il vostro fornitore. Non fidatevi se conosce i vostri dati. Se proprio avete dei dubbi, richiamatelo voi tramite il numero ufficiale che trovate nei suoi portali. Non vi propone mai contratti vantaggiosi. Non fidatevi mai di chi viene da voi per vendervi qualcosa. Attenti alle parole che usate. Anche solo dire la parola sì a telefono potrebbe venire registrata per approvare contratti a vostro nome. Non date mai alcun dato personale. Nel dubbio, chiudeteli subito il telefono in faccia. Anche perché se state troppo a telefono, mamma, vi metteranno nella lista delle persone da richiamare più spesso. I venditori telefonici puntano a mettervi pressione per farvi prendere decisioni poco lucide e accettare contratti per nulla trasparenti. Se volete capire se ci sono offerte migliori, è sempre meglio agire in autonomia. Ad esempio online ci sono tanti comparatori di bollette facili da usare e totalmente gratuiti. Basta caricare la vostra bolletta e vi verrà mostrato se ci sono offerte più convenienti, con il tipo di fornitura, i costi dell'energia in chiaro, ma soprattutto i costi fissi che per chi consuma poco sono più rilevanti, un'altra cosa che non ti dicono mai. Una volta che hai le proposte nel dettaglio, potrai valutare in tutta tranquillità se cambiare gestore o restare col tuo attuale. E senza avere uno a telefono che vi ha chiamato mentre state mangiando la pasta al pesto, così da spingervi ad accettare velocemente perché sennò la pasta si fredda. Io un anno fa, ad esempio, ho provato Switch e mi sono trovato benissimo perché è gratis, affidabile, 100% digitale e ho sottoscritto subito contratti più economici. Se volete provare vi lascio il link in descrizione che vi dà pure un buono Amazon di 10 euro. In conclusione, diffidate sempre da chi vi chiama senza permesso, fate attenzione ai consensi che date quando vi iscrivete da qualche parte, fate attenzione a dove vi iscrivete e se siete alla ricerca di offerte migliori agite in autonomia con mezzi affidabili e rintracciabili. C'è poco da fare, se il telemarketing continua significa che è ancora conveniente, ma se sempre più gente saprà difendersi dai call center, magari pian piano si estingueranno. Nel mentre non preoccupatevi di sembrare maleducati e chiudetegli il telefono in faccia.